Novembre 1988. Junko Furuta era una liceale di 16 anni, frequentava una scuola superiore a Misato nella prefettura di Saitama, in Giappone. Essendo una bella ragazza, attirò l'attenzione di Hiroshi Miyano, un 17enne appartenente alla Yakuza, definita dall'Occidente la mafia giapponese, ma ella rifiutò le avance. Per questo fu rapita da Hiroshi insieme ad altri 3 coetanei. Giorno 1, 22 novembre 1988. Junko viene rapita all'uscita da scuola e viene portato in un quartiere di Tokyo, a casa di uno degli aguzzini. Subisce violenza da più di 100 uomini, altri componenti della Yakuza invitati a casa dal rapitore, che successivamente le urineranno addosso, costretta a rimanere nuda e masturbarsi davanti a loro. Viene forzata a chiamare i genitori raccontando di essere scappata e di trovarsi da un amico. Malnutrita e disidratata, le viene imposto di cibarsi di scarafaggi e di bere la propria urina. Le vengono spente sigarette sulla pelle e inseriti oggetti negli orifizi. Giorno 11, 1 dicembre 1988. Junko viene brutalmente picchiata. Gli aguzzini le tengono la faccia sul cemento, ci saltano sopra. Legata con le mani al soffitto, viene usata come sacco da box. Il suo naso perde talmente tanto sangue che non le è più possibile respirare se non con la bocca. Vengono gettati sul suo stomaco dei pesi da palestra. Vomita dopo aver provato a bere dell'acqua. Il suo stomaco non riesce più ad accettarla. Cerca di scappare, ma viene punita con delle bruciature sulle braccia. Dopo averle cosparso gambe e piedi di un liquido infiammabile le viene dato fuoco. Una bottiglia le viene inserita nel retto. Giorno 20, 10 dicembre 1988. Le lesioni sono talmente gravi che non riesce più a camminare, ripetutamente picchiata con delle canne di bambù e una mazza da golf. Le vengono messi dei fuochi d'artificio nel retto, poi accesi. Unghie strappate e mani fracassate, costretta a dormire sul balcone nonostante fosse inverno. Giorno 30, 20 dicembre 1988. Ustionata dalla cera calda rovesciatole in faccia, le palpebre bruciate dalla fiamma di un accendino, più volte pugnalata con aghi da cucito. Il capezzolo sinistro tagliato e distrutto con delle pinze. Una lampadina incandescente le viene inserita nella vagina e lasciata scoppiare, così da provocare ferite che portano all'incapacità di urinare. Impiega un'ora per andare e tornare dal bagno a causa delle ferite. Le vengono gravemente danneggiati i timpani. Giorno 40, 30 dicembre 1988. Prega i rapitori di ucciderla, mettendo fine all'orrore, ma non viene ascoltata. Ha il corpo mutilato, è incapace di muoversi dal pavimento. Giorno 44, 3 gennaio 1989. Il suo corpo viene mutilato con un rasoio. Dopo la perdita di una partita a Mahjong, gioco da tavolo con regine cinesi. Viene picchiata, cosparsa di cera e infine bruciata viva. Junko morì l'indomani. Il suo corpo fu messo in un bidone di benzina vuoto, riempito poi di cemento, successivamente portato in una discarica isolata. Successivamente un pentito della Yakuza indicò alla polizia dove si trovava il bidone con il corpo della ragazza. Ciò portò all'arresto e alla condanna dei 4, ma nonostante le foto che testimoniano le violenze subite e l'autopsia che rivelava la presenza di molte tracce di sperma nel corpo della ragazza, i 4 ragazzi, di cui 2 erano affiliati della mafia giapponese, beneficiarono del fatto di essere minorenni e per la legge giapponese non potevano avere responsabilità penale. Furono quindi cambiate le loro identità, che rimasero ignote all'opinione pubblica, la quale al seguito del delitto chiese di abbassare per legge la responsabilità penale a 16 anni. Quando la madre venne a sapere la realtà dei fatti, rimase talmente scioccata da essere poi ricoverata in un ospedale psichiatrico. Nemmeno dopo più di 20 anni, Junko non ha ancora avuto giustizia.